Vedete? Il legno si è rotto. Questo perché? Ciao a tutti e bentornati in questo nuovo video. Oggi voglio svelarvi alcuni dei trucchetti che ho imparato sbagliando nel laboratorio. Sbagliando in che senso? Molto spesso commettiamo degli errori molto banali e pensiamo di essere stupidi o qualcosa, ma è proprio questo il processo che ci permette di imparare e lavorare meglio. Non sarà niente di trascendentale, probabilmente alcuni già li conosci, ma non sono sicuramente dei consigli che trovi nei manuali, ma possono davvero svoltarti la giornata in laboratorio. Andiamo a vedere il primo. Uno dei problemi che capita più spesso è il legno che si rompe quando andiamo ad avvitare, specialmente molto vicino al bordo, e il legno si spacca. Vediamo se riusciamo a replicare il problema. Vedete? Il legno si è rotto. Questo perché la svasatura della vite, una volta arrivata a contatto con la superficie, tende ad allargare le fibre e tutto il legno si spacca. Per evitare questo problema è stato inventato questo attrezzo che si chiama svasatore. In più questo è uno svasatore particolare perché ha anche questa battuta in plastica che ci permette di impostare la profondità della svasatura, però diciamo normalmente sono fatti, semplicemente sono composti da una punta di trapano e una fresa. Ovviamente se siete interessati vi lascio anche il link in descrizione qui sotto. Andiamo a vedere come funziona. Si inserisce nel trapano. Ok, e si va a fare un bel buco. Adesso abbiamo la svasatura pronta e vedrete che con un po' di attenzione il legno non si rompe. Possiamo anche andare ad appiattire la punta della vite con un martello oppure a tagliarla con delle tronchesi. In questo modo, tagliamo un altro po', ecco, in questo modo, e a questo punto possiamo andare ad avvitare senza problemi. Un'altra situazione assolutamente noiosa è quando stiamo inchiodando su una bella tavola di legno tutta liscia e carina, inchiodiamo e magari per stanchezza o perché a causa dell'età magari non ci vediamo più bene, con il martello andiamo ad ammaccare il legno proprio vicino al chiodo. Vediamo qual è la soluzione. Per risolvere questo problema ovviamente non ci sono molte soluzioni. Potremmo carteggiare, ma sicuramente andremo a rimuovere troppo legno. Ma adesso vi faccio vedere un'altra soluzione. Eh sì, proprio lui, il ferro a stiro di vostra moglie. Sarà sufficiente andare a appoggiare sul legno, potete farlo anche senza la pezzetta, ma sarebbe meglio utilizzare una pezzetta di microfibra o di cotone, una vecchia maglietta, e andare a energicamente spruzzare tanto vapore sulla zona interessata. Chiaramente non è una cosa che succede immediatamente, quindi ci vorrà un po' di tempo, ve lo faccio vedere alla fine del video. Un altro trucchetto molto utile è quello di riuscire a trovare la linea di mezzo di qualsiasi pezzo di legno. Come possiamo farlo? Semplicemente con un metro andiamo a misurare la larghezza, ma vedete in questo caso non è una cifra tonda, qui per esempio è 9,7. Allora, invece di, chiaramente 9,7 non è un conteggio così difficile da fare, ma immaginate magari su un pezzo di legno più grande che avete una misura, non lo so, tipo 57,85. Con una calcolatrice si fa ovviamente, ma spesso andiamo di fretta. Ci basterà fare questa operazione. Con un metro come questo andiamo ad appoggiare lo 0 sullo spigolo e ruotiamo tutto il metro finché non raggiungiamo l'altro spigolo con un numero facilmente divisibile, in questo caso 20. Ci basterà quindi andare a segnare semplicemente il 10 qui al centro. Ve lo faccio rivedere. Poggiamo lo 0 su uno spigolo, con l'altro ruotiamo il metro fino a 20 e segniamo 10. Quindi questa è la metà esatta della tavola.
Chiaramente questo funziona anche per dividere in 3, in 4, quindi a seconda delle vostre esigenze potete tracciare qualsiasi tipo di linea. Chiaramente potete farlo con qualsiasi tipo di metro, come vi dicevo, potete farlo anche con un metro come questo. Poggiamo lo spigolo, ruotiamo fino a 20 e segniamo 10. E di nuovo questa è la metà. Un'altra situazione assolutamente scomoda è quando dobbiamo misurare all'interno di un mobile tipo questo qui. Allora cosa facciamo? Prendiamo un metro come questo e andiamo a misurare in questo modo. Però il metro ci fa una curva all'interno, quindi la misura non sarà mai precisa al millimetro. Allora come possiamo fare? Invece di indovinare, possiamo semplicemente fare così. Con il metro andiamo a misurare da un lato un numero facile, in questo caso 40, e lo segniamo. Poi giriamo il metro e andiamo a misurare dall'altra parte. In questo caso sono 17 cm. Quindi 40 più 17, 57. Ma per fortuna hanno inventato uno strumento super utile, ovvero un metro come questo che sembra un metro normalissimo, ma in realtà sul retro ha questa linguetta estraibile che aggiunge 10 cm alla vostra misura. Quindi vi basterà andare a inserire il metro all'interno, poggiare la linguetta da una parte, con l'altra andare a toccare sul lato opposto, e stavolta andiamo a leggere la scala rossa anziché quella nera, quindi adesso avremo 57 cm. Ah, ovviamente vi lascio il link in descrizione. Un'altra situazione molto scomoda è quando per esempio stiamo in un negozio di arredamento oppure a un brico e dobbiamo misurare un oggetto, ma non abbiamo con noi un metro o magari uno di quei metri di carta che ti regalano nei negozi. Allora come possiamo fare? Semplicemente conoscendo il nostro corpo. Per esempio, se riusciamo a ricordarci che la nostra mano dal pollice al mignolo misura 8 cm, possiamo utilizzarlo per fare, diciamo, una misurazione a spanne. Mentre se sappiamo quanto è lungo il nostro avambraccio, quindi dalla punta della mano fino al gomito, è un'altra misura. Oppure per esempio l'estensione delle due braccia. In questo modo certamente non avremo una misura esatta e corretta, ma perlomeno avremo un'idea molto vicina alla realtà della misura dell'oggetto che abbiamo davanti. Per esempio nel mio caso so che la mia mano sinistra dal mignolo al pollice misura 23 cm. Quindi basta andare a misurare in questo modo. Quindi in questo modo posso fare 23 più 23 più 23, eccetera. Molto semplice ma utile. Vi faccio un banalissimo esempio: sono in segheria o al brico, prendo una tavola in mano, non so se è da 20 o da 25. Basta che prendo la mia mano, la poggio, questi sono 20 e non sono 25, perché la mia mano è 23. Adesso andate tutti a misurare le vostre parti del corpo, ma mi raccomando quelle che si possono mostrare in pubblico. Un altro trucchetto molto banale ma molto utile è quello che ci aiuta a forare una tavola il più perpendicolare possibile rispetto alla superficie. Ovviamente se non hai un trapano a colonna. E a proposito di trapano a colonna, vatti a vedere il video che ho pubblicato la settimana scorsa. Te lo lascio qui o in descrizione. Spesso quando andiamo a fare un foro, magari per la stanchezza o per la fretta, rischiamo di andare a farlo storto. Per ovviare a questo problema possiamo utilizzare una squadretta come questa e utilizzarla semplicemente come riferimento. Basterà allineare la punta con il bordo della squadretta, in questo modo. Andiamo a verificare. Ovviamente non è perfetta, ma molto meglio di prima, che ne dite? Un altro trucchetto molto utile è quello che ci aiuta a fare un lavoro un po' più preciso durante gli incollaggi. Mi spiego meglio. Specialmente nel caso di incollaggi come questo, cioè a 90 gradi,
quando andiamo a stringere i morsetti la colla esce tutta fuori e se la lasciamo lì in fase di finitura sarà un bel casino perché dovremmo andare a rimuovere la colla secca proprio dallo spigolo, quindi carteggiando rischiamo di rovinare il nostro pezzo. Allora voglio mostrarvi una soluzione molto semplice. Applichiamo un po' di colla. E poi mettiamo i nostri morsetti. Vedete, tutta questa colla qui una volta secca è un casino da levare. Se ce l'avete a casa potete utilizzare una cannuccia di quelle per le bibite di plastica. Io in questo caso non ce l'ho, quindi utilizzerò questo pezzo di termorestringente. Ci basterà tagliare a 45 gradi l'estremità della cannuccia, in questo modo. In questo caso esagerato, ho messo troppa colla, e poi basterà andare a rimuoverla in questo modo. Sempre bene utilizzare poi una pezzetta per pulire bene tutto quanto. Se volete potete ripassare nuovamente. La cannuccia raccoglie la colla in eccesso. Ve lo faccio rivedere da più da vicino. Ma adesso andiamo a vedere che cosa è successo al nostro pezzo di legno ammaccato. È rimasto solo un po' di sporco, ma guardate, non c'è più nessun bozzo. Questo succede perché le fibre del legno sono molto sensibili al calore e all'umidità, quindi il vapore è entrato dentro il legno, ha gonfiato le fibre e l'ha riportate alla loro posizione originale. Bene, spero che questo video e questi piccoli trucchetti ti siano utili in futuro. Se è così, mi raccomando, lascia un bel like, iscriviti al canale e clicca sulla campanella per non perdere i prossimi video. Volevo fare un ringraziamento a tutti voi perché abbiamo appena raggiunto i 1000 iscritti, ma la strada è ancora molto lunga. Quindi se sei nuovo, per favore iscriviti, per te è assolutamente gratuito, ma per me è davvero un grande aiuto. In descrizione vi lascio i link ai piani PDF per costruire questo banco da lavoro materia e anche al file 3D gratuito. In più tutti i link ai prodotti che avete visto nel video, ferro da stiro escluso ovviamente. Vi ringrazio e ci vediamo al prossimo video.